Fabrizio Romano ha rilanciato un'indicazione importante sul futuro della porta nerazzurra. Tra i nomi monitorati dal club per l'estate 2026 per il post Sommer torna in voga quello di Guglielmo Vicario, già corteggiato dall'Inter in passato poco prima dell'arrivo di Sommer. La situazione al Tottenham in questo momento è molto delicata, avvio di stagione complicato, pieno di incertezze e questo ha riacceso l'interesse della dirigenza nerazzurra che continua a seguire un po', l'evoluzione, ecco, del suo momento in Premier League. È un nome che in realtà da Piano Gentile non è davvero mai scomparso, che ha risuonato molto, nel 2023 soprattutto quando il portiere era stato bloccato con un accordo verbale prima dell'inserimento del Tottenham nell'operazione, prima che il Tottenham bruciasse effettivamente, l'operazione e mentre l'Inter stava aspettando la cessione di Andrea Onana. Vicario, come dice Fabrizio Romano, rimane un po' un pallino della dirigenza dell'Inter, rimane soprattutto un pallino di Piero Ausilio che lo aveva corteggiato in precedenza e in questo momento il suo nome sta tornando prepotentemente d'attualità per la porta dell'Inter e per sostituire Sommer in scadenza nel 2026. Da parte sua, soprattutto da parte del portiere stesso, sembra esserci l'intenzione di tornare in Serie A e sicuramente questo accende ancora di più questa questione. E allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, cercheremo di fare un quadro su questo giocatore, su questo portiere, vi porteremo un po' un identikit di questo portiere per capire anche se potrebbe essere lui, insomma, il profilo più adatto, ecco, per andare a sostituire Sommer nel 2026. Per tutte le analisi come questa, per altre analisi, per tutti gli approfondimenti a tema Inter, io vi ricordo sempre di continuare a supportare il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e soprattutto vi aspetto e vi aspettiamo nel club di Passione Inter. E allora andiamo a Guglielmo Vicario, vi porto questa scheda. Vicario è un classe 96, 29 anni, nato ad Udine, alto 1,94 m e 83 kg di peso. Attualmente è il portiere, l'ho già detto, del Tottenham, arrivato al club inglese nel 2023, ceduto dall'Empoli per circa 18 milioni, 18 milioni e mezzo e ha un contratto con il club inglese fino al 30 giugno del 2028. Vicario ha disputato diciamo una buona carriera al Tottenham con 93 presenze complessive in tutte le competizioni. Ha anche una discreta e buona esperienza europea, ovviamente adesso sta muovendo i passi in Champions League, ma soprattutto si è reso protagonista in Europa League e soprattutto nella finale di Europa League vinta dal Tottenham contro il Manchester United. Andiamo a vedere un po', diciamo, nel dettaglio questo giocatore attraverso le statistiche. Faccio una specifica, quelle che vi sto per riportare sono delle statistiche relative alla Premier League. Quindi partiamo da qui perché Vicario ha diciamo, collezionato 13 presenze in questa stagione con 39 parate registrate finora, che mostrano, diciamo, un portiere sicuramente molto coinvolto, ecco, nella fase difensiva, come è normale che sia, ma spesso chiamato, diciamo, ad intervenire in situazioni di difficoltà, perché il Tottenham, lo ribadisco, è in una situazione di difficoltà, adesso lo vedremo nel dettaglio. La, diciamo combinazione che vediamo tra un'alta percentuale di parate, 70,9%, una buona percentuale, e un'alta esposizione ai tiri, che vediamo indicata dal dato degli shots faced, racconta, comunque di un portiere che, diciamo, regge bene, riesce a reggere bene anche in un contesto difensivo abbastanza instabile. 16 gol subiti e 4 clean sheet probabilmente sono tema di discussione, ma sono numeri che vanno interpretati, all'interno di un contesto, di una squadra che sta vivendo, diciamo, una situazione, come dicevo, sicuramente di difficoltà. Non sono dei numeri, necessariamente diciamo degli indicatori, anzi necessariamente di un rendimento individuale insufficiente, piuttosto ci raccontano di un portiere che appunto è spesso esposto e molto spesso costretto ad interventi anche complessi a causa di una disorganizzazione difensiva. Ma il dato realmente distintivo e positivo è sicuramente quello dei gol evitati,
con un 2,63 XG prevented. Questo, diciamo certifica la capacità di andare oltre la normale prestazione di un portiere medio. Vicario para più di quanto le statistiche di tiri subiti suggeriscono. Questo diciamo è un indicatore tipico dei portieri dotati di grande reattività, di una buona velocità e soprattutto, di un grande istinto anche nei duelli ravvicinati. Infatti la sua reattività e capacità di parare, dei tiri ravvicinati hanno spesso salvato il Tottenham in numerose occasioni e questo è sicuramente un aspetto che lo rende molto, molto appetibile ad un club come l'Inter e fatemi aggiungere anche che probabilmente in questo momento ancora di più perché stiamo vedendo che a Sommer sta man mano mancando sempre di più proprio quell'esplosività, perdonatemi, e quella reattività. Ecco, quindi probabilmente questo è un aspetto da tenere molto in considerazione. Ovviamente tra i punti di forza bisogna anche però guardare quelli che possono essere eventuali limiti. Qui leggiamo di 2 errori che hanno portato direttamente a gol e questo conferma un po' la tendenza di, Vicario a correre qualche rischio di troppo, soprattutto, nelle giocate palla al piede o nelle decisioni in uscita. Percentuale sui duelli vinti, duelli aerei vinti, ci dà diciamo un portiere ci indica un portiere, discreto sui palloni alti che sfrutta sicuramente anche la propria altezza, ma che comunque non è dominante e lo ribadisco, commette errori rischiosi palla al piede, come, passaggi diretti agli avversari o magari dribbling falliti. Questo soprattutto è un aspetto per il quale è stato molto criticato, ad esempio, nel 2-0 contro il Fulham, recente, Vicario ha fatto proprio un errore che ha regalato il gol agli avversari e c'è stato anche una sorta di, diciamo così, movimento da parte dei tifosi che si sono scagliati contro il portiere. Altri dati positivi però, perché il dato delle 12 uscite fuori area mostrano un portiere comunque molto moderno. Vicario difende la profondità, legge bene le situazioni alle spalle della linea difensiva. Tra l'altro, il dato dei goal kicks mostra che comunque il Tottenham coinvolge molto Vicario nella prima costruzione, mentre quello dei long goal kicks indica un utilizzo moderato della verticalizzazione lunga. Questo è un altro aspetto che secondo me va sottolineato, perché sappiamo che l'Inter di Chivu, in un certo senso cerca molto la verticalizzazione. Chivu ha dato comunque anche questa innovazione alla sua Inter e potrebbe essere appunto un aspetto che si può sposare bene con quest'Inter e con questo modo di giocare di Christian Chivu, con Sommer che comunque anche in questa stagione sta cercando, sempre di più quel tipo di giocata. Quindi lo ribadisco, sicuramente rispetto a Sommer in questo momento, a parte ovviamente un discorso anagrafico, può garantire esplosività, reattività e poi una cosa su cui Sommer è stato spesso criticato o quello che è stato visto molto spesso come un limite di Sommer è diciamo la stazza, no, il fisico. Vicario, a differenza di Sommer, è un portiere molto alto e sicuramente, questo può sfruttarlo. L'unica cosa che voglio sottolineare è che secondo me, anche dai dati che stiamo vedendo, bisogna vederlo anzi nella gestione del pallone con i piedi, perché in questo Sommer sicuramente, diciamo è un portiere di ottimo livello, mentre Vicario i limiti che ha fatto vedere sono proprio sotto questo aspetto. Quindi attenzione perché non è nel calcio moderno è tutt'altro che un aspetto secondario. Un paio di dettagli, perché Vicario ha subito un infortunio, importante all'inizio di quest'anno del 2025, si è dovuto operare alla caviglia ed è rimasto fuori dal campo per tanti mesi, per 78 giorni nello specifico, quindi un brutto infortunio, poi è rientrato insomma e per fortuna in questo momento è in piena condizione. Ma nonostante la piena condizione, appunto, c'è tanto malcontento da parte dei tifosi del Tottenham su di lui, ma in generale su tutta la squadra, quindi non voglio farne un discorso individuale. Lo ricordo, il Tottenham attualmente è 12° in Premier League con 5 sconfitte in 13 giornate e con una sola vittoria nelle ultime 5, quindi, questo sicuramente porta ad alimentare molto quelli che sono i discorsi di mercato ed è naturale. Dall'altra parte, vedendo una situazione complicata, magari anche l'Inter spinge molto verso questa direzione e magari
vorrebbe in qualche modo approfittare anche di questa situazione per provare a portare a Milano un giocatore, su cui insomma, per il quale è stata più volte ecco, dal quale è stata più volte attratta, mettiamola così. Un paio di dettagli importanti perché andiamo anche al costo. Secondo il Corriere il costo del cartellino in questo momento si aggira intorno ai 25, 30 milioni. L'ingaggio attuale al Tottenham è di 2,6 milioni, di euro netti. Bisogna però considerare una cosa, Vicario l'ho detto prima, ha un contratto in scadenza nel 2028, il Tottenham lo ha acquistato per 18 milioni e mezzo e quindi questo ci dice che il residuo a bilancio per il club inglese, nel 2026 ovviamente, sarà di circa 7 milioni e mezzo. Quindi, se il club vuole liberarlo e il giocatore comunque esprime la volontà di andarsene, magari si può provare a giocare a ribasso, quindi provare ad andare verso una cifra sicuramente minore, considerando che tutto quello che arriva oltre i 7 milioni e mezzo è da considerarsi plusvalenza. Il portiere ha quasi 30 anni e quindi in un certo senso l'Inter può provare a giocare a ribasso, anche perché onestamente dubito che l'Inter si spinga, verso una cifra così importante per un portiere di 30 anni, considerando che Vicario non è l'unico, profilo insomma a cui l'Inter è interessata. Mi viene in mente anche Caprile ad esempio, che comunque è un portiere più giovane, il cui costo del cartellino è sicuramente più basso, il cui ingaggio è sicuramente più basso. Io penso spesso anche a Filip Stankovic, però insomma ci sono anche diversi, profili e quindi l'Inter non credo che voglia spingersi verso una cifra così importante per un portiere. E tra l'altro c'è anche un altro aspetto da considerare che riguarda Oktay, perché comunque devi anche convincere Oktay ad investire 30 milioni, eventuali 25, 30 milioni, su un 29enne e sappiamo molto qual è, diciamo, un po' il punto di vista di Oktay sotto questo aspetto. E quindi ragazzi, io vi ho un po' riassunto tutta la questione, vi ho detto anche un po' quali sono le mie preoccupazioni e quali sono invece gli aspetti sui quali, Vicario penso che possa essere un portiere adatto a questa Inter. E ora voglio leggere voi, voglio leggere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, quindi vi aspetto. Per il resto ci risentiamo oggi pomeriggio nel consueto appuntamento delle 19:30 qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci stai seguendo su YouTube, ti basta cliccare qui.